Agli inizi degli anni 2000 i cellulari non erano ancora smartphone. Erano dispositivi con schermi minuscoli, spesso a colori limitati, e una potenza di calcolo infinitesimale se confrontata con quella attuale. Eppure, in quell'epoca pionieristica, qualcuno ebbe il coraggio di tentare l'impossibile: portare uno dei platform più amati di sempre, Crash Bandicoot, direttamente sul telefono. Salve a tutti i crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. E oggi parleremo di Crash Bandicoot XN, sviluppato da Cowlink e pubblicato da Infusio nel 2003. Un gioco quasi dimenticato, ma che rappresenta una vera e propria reliquia nel mobile gaming. E per farlo dovremo utilizzare questo. Il titolo di questo gioco è Crash Bandicoot, punto e basta, ma viene volgarmente chiamato, anche per non confondersi con il gioco per PS1, Crash Bandicoot XN. Per sapere che cosa significa XN, vi rimando ad un mio vecchio video su Spyro Fairy Game, sempre fatto sull'engine XN. Spyro Fairy Game invece uscì sul cellulare che ospitava Crash Bandicoot XN, ovvero i cellulari che supportavano il motore di gioco Execution Engine. Da qui il nome XN, appunto. Quindi ecco qua la definizione. Per capire questo titolo dobbiamo tornare al 2002, un anno di grandi cambiamenti, un anno di grandi evoluzioni, sia nel settore gaming, sia nel settore mobile. Fu proprio in quel periodo che cellulari come il Panasonic GD87, in questo caso questo è quello di mio fratello, iniziarono a spopolare tra le persone. Chiunque all'epoca stava iniziando ad avere un cellulare a colori e di conseguenza non soltanto chiamate, ma anche immagini, video come i fantastici AMV di Dragon Ball con in sottofondo Linkin Park, GIF animate, i temi per cellulare, chi se li ricorda? Io ne avevo uno di Crash sul Nokia 6630, ma soprattutto i giochi cavolo, i giochi a colori. Si iniziava ad avere un qualcosa che somigliasse sempre di più alle console portatili di Nintendo. Infusio era all'epoca una delle aziende leader del settore dei giochi per cellulare in Europa. La loro filosofia era chiara: trasformare il telefono in una piccola console portatile. Per farlo serviva un nome di richiamo, una licenza in grado di far parlare tutti. Fu così che nacque l'idea di adattare Crash Bandicoot, uno dei simboli della PlayStation, in un formato inedito. Il compito venne affidato a Cowlink, uno studio francese già noto per titoli come Hitchcock Psycho e Roller Kid. L'obiettivo era ambizioso: ricreare le atmosfere e la giocabilità dei titoli originali, ma adattandoli ai limiti dei telefoni dell'epoca. Il progetto ebbe ufficialmente vita nel luglio 2002. In poche settimane il team definì il concept e ricevette il via libera, entrando in produzione all'inizio di agosto. In soli 3 mesi e mezzo il gioco era pronto, sia in versione bianco e nero, mai vista e molto probabilmente mai rilasciata, ma soprattutto a colori. In una intervista fatta a Mobiles Magazine, un magazine francese, nel dicembre del 2002, Philippe Tesson, responsabile artistico e del design, Jesus Martinez, responsabile della programmazione, e Carol Faure, manager della società Cowlink, parlarono dello sviluppo del gioco. Secondo Cowlink, la creazione di un gioco mobile seguiva il cosiddetto processo karma di Infusio, suddiviso in 4 fasi. La prima era il concept di gioco, capire se l'idea valesse la pena di essere sviluppata. Nel caso di Crash la risposta era ovviamente positiva. La seconda fase era il game design, in cui venivano definite tutte le specifiche, dalle mosse di Crash alle casse da rompere fino ai movimenti dei nemici. Questo documento veniva discusso con Infusio e sottoposto anche ai detentori della licenza, ovvero, in questo caso, Universal. Una volta approvato si passava alla produzione vera e propria, con la creazione di grafica e programmazione. Dopo alcune settimane si arrivava alla versione alfa, già giocabile ma da rifinire. Infine vi era la fase di debug e bilanciamento, fondamentale per rendere il titolo scorrevole e divertente. Philippe Tesson, direttore artistico, raccontò che il lavoro non fu semplice. Rispetto alla versione per Game Boy Advance, in questo caso si faceva riferimento a Crash Bandicoot XS, c'era circa 150 volte meno spazio di memoria, il processore era più debole e i comandi ridotti al minimo, spesso ad un solo tasto per volta. Questo costrinse il team a reinventare l'esperienza di Crash da zero, senza però tradirne lo spirito.
Ma ora arriviamo a noi. Com'era Crash Bandicoot XN? O, per meglio dire, Crash Bandicoot. Punto. Non aveva altri titoli. Per farlo, ah che bel rumore, dobbiamo accendere questo cellulare. I miei timpani! Ebbene sì, ci sono differenti versioni di questo videogioco, come è ovvio che sia, visto che i giochi Java erano sviluppati per stare su molteplici cellulari tutti differenti e di conseguenza dovevano fare diverse versioni. La versione più famosa è la versione con questa intro, che è davvero spacca timpani, però al tempo stesso è nostalgica in qualche modo. Quindi, superato il trauma sonoro iniziale, com'è Crash Bandicoot XN? Crash Bandicoot era un platform a scorrimento laterale in 2D, che prendeva ispirazione soprattutto dai capitoli usciti su Game Boy Advance. Il protagonista poteva eseguire tutte le mosse iconiche: correre, saltare, girare su se stesso, scivolare, strisciare e persino fare la panciata. La maggior parte di queste cose sono inutili, basta semplicemente fare accovacciata, salto, giravolta. Fine. Il cuore del gameplay rimaneva invariato: raccogliere frutti Wumpa, gemme e cristalli, rompere casse, evitare trappole e affrontare nemici come le piante carnivore e i gechi. Il titolo offriva 20 livelli divisi in 4 ambientazioni principali: il deserto, la giungla, paesaggi ghiacciati e scenari vulcanici. Ogni livello durava dai 5 ai 15 minuti, una longevità notevole per gli standard mobile dell'epoca. Ma c'era una caratteristica che rendeva il titolo davvero impegnativo: l'assenza totale dei checkpoint. Bastava un solo errore per dover ricominciare dall'inizio, una scelta dura, ma che aumentava la soddisfazione dei giocatori più abili, una sorta di antesignano di Crash 4. Oltre ai livelli normali, ogni mondo includeva anche una corsa speciale a scorrimento orizzontale in automatico, che costringeva Crash ad avanzare il più velocemente possibile senza mai fermarsi. Una vera prova di abilità, specie con i comandi come questi. La trama del gioco, pur semplice, era perfettamente in linea con la tradizione della saga fino a quei tempi. L'obiettivo, come riportato nel menu, era chiaro: raccogli tutti i cristalli per impedire a Dottor Neocortex di dominare il mondo. Semplice, chiaro, efficace. E il mio Crash? Mi piace giocare al mio Crash. Secondo il sito ufficiale di Infusio, la trama si ispirava a Crash Bandicoot The Huge Adventure, da noi in Europa Crash Bandicoot XS, ovvero il primo storico titolo per il Game Boy Advance. Cortex, da una stazione spaziale orbitante, aveva messo a punto una nuova arma, un raggio capace di rimpicciolire l'intero pianeta fino alle dimensioni di un frutto. Con un colpo devastante, la Terra veniva ridotta a un globo grande poco più di un pompelmo. A quel punto, Crash aveva un'unica missione: recuperare 60 cristalli sparsi nei livelli, fermare Cortex e riportare il mondo alla normalità. Questa è una cosa molto interessante, perché viene riportato 60 cristalli, ma in realtà sono 20 cristalli e rispettive 40 gemme, perché ci sono 2 gemme per livello. Però hanno fatto un malloppone, tutto cristalli, e via. Abbiamo ovviamente una datazione ufficiale certificata della pubblicazione di questo titolo. Infatti il rilascio avvenne nel dicembre 2002, prima in Francia e poi nel resto del mondo. Distribuito da SFR e progressivamente reso disponibile su vari modelli compatibili. Io ricordo che all'epoca, all'incirca tra 2002 e 2003, andai dal mio barbiere di fiducia e ricordo che aveva questo cellulare qui, e oltre ad avere i classici giochi come Snake e Tetris, aveva anche il marketplace per scaricare i giochi, e tra un Roller Kid ed un altro gioco di cui non ricordo il nome ma era molto simile a Doom, c'era proprio Crash Bandicoot, con una forma di DLC a pagamento molto interessante. Un aspetto particolare era infatti il modello economico. I primi 2 livelli costavano 1,50 €, ma per sbloccare i successivi bisognava inviare un SMS a pagamento. Era inoltre possibile pagare un extra per aggiornare la classifica online, o per avere una protezione in più, in questo caso una Quaco, ad ogni nuovo gioco, o addirittura comprare i save states. Il futuro. Un sistema che forse ad oggi sembrerebbe assurdo per un gioco mobile, ma neanche tanto visto che su console già succede, ma che all'epoca era la norma per i giochi mobile. Strano ma vero.
Nonostante le limitazioni tecniche, Crash Bandicoot XN fu accolto con entusiasmo dalla stampa specializzata. La rivista Mobile Magazine lo definì un adattamento riuscitissimo, capace di rendere giustizia a un titolo PlayStation trasformandolo in una versione bidimensionale, solida e divertente. Venne elogiata la grafica colorata e varia, la grande quantità di mosse disponibili e la difficoltà ben calibrata. Naturalmente non mancavano difetti, l'animazione che andava a scatti, gli effetti sonori ripetitivi e non tutti i telefoni supportavano correttamente i controlli diagonali. Tuttavia il verdetto generale era positivo, era un vero successo per l'epoca. Alcuni recensori infatti conclusero le loro prove con entusiasmo, definendo il gioco un must-have che vi terrà con il fiato sospeso per ore. E dirlo per un gioco sul cellulare nel 2002/2003 era già tanto. Oggi Crash Bandicoot XN è una reliquia videoludica quasi dimenticata. Non è mai stato ripubblicato ufficialmente e l'unico modo per rigiocarlo è attraverso emulatori o vecchi cellulari ancora funzionanti. Anche tramite emulazione il gioco non viene emulato per bene, è anche diviso in due parti perché appunto i livelli erano a pagamento e per di più l'unica versione disponibile da giocare su emulatore è di una versione per un cellulare molto arcaico e di conseguenza ci sono bug e glitch grafici. Un vero peccato. Eppure questo titolo segna una tappa importante nella storia del gaming. Dimostra come già 20 anni fa ci fosse la volontà di trasformare il cellulare in una console portatile. Non era un capolavoro, non poteva competere con i grandi titoli per console, ma per i giocatori dell'epoca rappresentò qualcosa di unico. La possibilità di avere Crash Bandicoot in tasca, senza dover comprare oltre 100 euro di Game Boy Advance. Tenere il nostro eroe sempre con noi, in un'epoca in cui lo smartphone non esisteva ancora. Questa era la storia di Crash Bandicoot del 2003, o Crash Bandicoot XN che dir si voglia. Un piccolo, grande esperimento, simbolo della creatività e dell'audacia dei primi anni del mobile gaming a colori. Un gioco che oggi vive soltanto nella memoria dei fan più appassionati e negli archivi digitali, ma che merita di essere ricordato come parte integrante dell'evoluzione del nostro marsupiale preferito e dei giochi su cellulari. Titoli che ad oggi potrebbero essere ignorati proprio perché appunto fatti su cellulari antichi, vecchi, non ancora disponibili col touch. Però io vi assicuro che all'interno di questo cellulare o di tanti altri cellulari che supportavano XN e anche Java ci sono delle piccole perle. Piccole, piccolissime perle. Ma si sa, o piccoli o grandi, gli oggetti di valore hanno pur sempre valore. E voi conoscevate questo gioco? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e instauriamo una bella discussione. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, un'enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi e per sempre viva Crash Bandicoot! Questo è il primo video su una trilogia di video sui giochi per cellulari di Crash. Il prossimo video, molto probabilmente, conoscete già la risposta. Molte persone mi hanno conosciuto con quel titolo qui su YouTube, quindi chissà. Largo alle risposte, vediamo se indovinate.